Ciao, sono Caterina e a 30 anni ho deciso di iscrivermi in un'accademia d'arte. Voglio portarvi con me nel mio percorso artistico per documentare i miei progressi, ma soprattutto per condividere le mie riflessioni sulle settimane che passano. Magari c'è qualcuno là fuori che come me sta facendo un percorso simile e mi piacerebbe creare una community dove ci confrontiamo e condividiamo ciò che facciamo, i nostri dubbi, le nostre domande e così via. Se vi interessa e volete supportarmi, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Premetto che questo video potrebbe essere un po' più lungo degli altri, ma ci tengo a presentarmi. In ogni caso, nella descrizione del video metterò l'indice con le varie sezioni del video e potrete direttamente skippare al vlog. Sono sempre stata una persona con una vena abbastanza artistica, ma che purtroppo non ha mai fatto emergere appieno. Le prime esperienze, chiamiamole artistiche, risalgono a quando ho 8 anni e quando mi è stata regalata la mia prima macchina fotografica analogica e dopodiché a 14 mi è stata regalata la reflex che portavo con me in borsa ovunque quando ancora i telefoni non facevano le foto che fanno ora. Non ho mai preso in considerazione l'idea di fare studi artistici perché purtroppo chi avevo attorno a me o semplicemente la società mi ha sempre fatto pensare che di arte non si vive, non si mangia e quindi questo è stato il primo step per farmi accantonare la mia passione. All'università ho studiato relazioni internazionali e poi business and management e dopodiché ho iniziato il classico percorso in azienda, come vedevo fare tutti quelli che mi circondavano. Non mi sono mai fermata a chiedermi se fosse la cosa giusta per me. Tuttavia ho molto apprezzato il mio percorso in azienda. Ho iniziato prima dal marketing, dove ho ritrovato anche un po' nel quotidiano la creatività e dopodiché ho fatto la commerciale. È stato novembre del 2023 che durante un mio viaggio a Manchester sono passata di fronte ad un negozio di belle arti e nonostante ce ne siano tanti a Milano, quello mi colpì particolarmente, tant'è che entrai ed è stato un po' come entrare a Narnia in quel momento per me. Non so perché, ma ho provato una strana sensazione, come se dovessi comprare qualche materiale, dovessi mettermi a creare qualcosa. Tuttavia in quel momento non ho comprato niente, mi guardavo attorno, i materiali erano bellissimi, erano anche costosi, quindi dentro di me pensavo ma che li compro a fare, spendo solo soldi e non so fare niente, quindi mi sono lasciata convincere da questi pensieri negativi. Il giorno dopo, sempre durante quel viaggio, sono passata davanti ad un negozietto, si chiama Sostrian and Green, è una specie di Flying Tiger, come ce l'abbiamo lì in Italia, tuttavia ha una sezione di belle arti molto più ampia. Ed è lì che ho visto gli acrilici, ho visto i pennelli e mi sono portata a casa un po' di cosine. Non credo di aver speso più di 15 euro per tutto e anche nella mia testa in quel momento ho pensato male che vada, sono 15 euro che ho buttato via. Ed è credo proprio da quei giorni che per me è nata l'ossessione per l'arte, perché da quei giorni poi non ho più smesso di pensare neanche un giorno all'arte, a provare a fare qualcosa, a creare qualcosa. Tuttavia senza troppo successo, perché ovviamente non avevo alcun tipo di base e io sono una persona molto pragmatica, sono una persona a cui servono le basi da cui partire per poi sperimentare, per poi lanciarmi. Infatti quel novembre ho seguito un corso di disegno con Crespi Brera, un corso che mi è servito molto, direi, mi ha dato delle buone basi, tuttavia con il lavoro, lo stress, il tempo che sembrava mancasse sempre, il pensiero di mettermi lì a fare qualcosa c'era sempre, ma non lo facevo mai. E arriviamo quindi al presente. Diciamo che è una coincidenza astrale, è un po' più complicato di così, ma il video diventerebbe troppo lungo se vi raccontassi tutto ora. Ha fatto sì che potessi prendermi dei mesi sabbatici, quindi visto che la mia ossessione era ancora lì, forte e presente, ho deciso di darle respiro e quindi di iscrivermi in un'accademia d'arte proprio qui a Milano. L'accademia a cui mi sono iscritta non è un'accademia di belle arti come può essere quella di Brera, anzi è un'accademia privata dedicata prettamente a fare pratica. Tant'è che io dal lunedì al giovedì sono tutti i giorni in accademia dalle 9:30 alle 16:30. Il lunedì e il martedì disegniamo, mentre il mercoledì e il giovedì dipingiamo. Durante ogni momento della giornata ci sono almeno 2 o 3 insegnanti che girano per la classe a correggere i nostri errori e a guidarci in questo nostro percorso.
Ogni 2 venerdì al mese facciamo delle uscite ai musei dove gli insegnanti ci guidano attraverso le opere delle esibizioni. I miei obiettivi per questi mesi all'Accademia? Beh, in primis ovviamente sfogare la mia creatività, quindi dedicare intere giornate a disegnare, a dipingere e fare cose creative. Quindi ovviamente anche migliorare in queste abilità e avere delle solite basi su cui lavorare. Poi in secondo luogo mi piacerebbe molto conoscere persone con cui parlare di arte, dei dubbi che emergono nel fare arte e conoscere un pochino meglio il mondo dell'arte in generale. Infine mi piacerebbe molto trovare il mio stile artistico. Chiaramente non so se qualche mese può bastare, però mi piacerebbe avere le idee un po' più chiare su quello che mi piace, non mi piace, perché mi piace o non mi piace e così via, e almeno cercare di iniziare a prendere una direzione verso quello che poi un giorno potrà essere il mio stile artistico. Beh, credo di avervi detto tutto, quindi ora vi posso portare con me nella mia prima settimana in accademia. È domenica 23 febbraio, ho appena finito di preparare la borsa con tutti i materiali che mi serviranno da domani per 6 mesi, perché domani sarà il mio primo giorno in un'accademia d'arte dove imparerò a disegnare e dipingere ad olio. Sono contentissima, non vedo l'ora. Questa mattina ho principalmente ricopiato disegni di Bridgman, in modo che l'insegnante comunque potesse capire un pochino il mio livello. Dopodiché nel pomeriggio ho disegnato dal vivo, direi la prima volta. Inizialmente per la prima ora e mezza abbiamo disegnato un modello, quindi il modello cambiava le pose ogni tot minuti. Inizialmente erano 20, poi 15, poi 7. Quello è stato molto molto interessante. Per lo più io ero in un'angolazione che rendeva ancora più sfidante questo disegno, perché lo vedevo dal lato, diciamo, quindi questo non favoriva una rappresentazione molto semplice. Le pose erano tutte molto plastiche, non una posa che normalmente una persona fa nel quotidiano, quindi molto interessante. Mentre invece, dopo che il modello se n'è andato, abbiamo fatto degli studi di composizione. Questo vuol dire che ci siamo posizionati in modo randomico nella stanza e ognuno di noi doveva raffigurare quello che vedeva, o meglio, doveva scegliere che cosa raffigurare, quindi scegliere un punto di vista e comporre la propria immagine in modo che avesse senso. È stato super interessante, anche qui gli studenti erano bravissimi, hanno fatto delle cose pazzesche e non vedo l'ora di arrivare al loro livello prima o poi. Non vedo l'ora di farne di più, non vedo l'ora di capire un po' di più anche di questo aspetto, anche della composizione. Sono carica, contenta, ispirata, ho voglia di mettermi a sketchare per riuscire ad essere al passo con gli altri. E vi aggiorno domani. Giorno 2, è andato bene. Come mood forse un pochino meglio di ieri, nel senso che vabbè, ieri ovviamente ero molto contenta dell'inizio eccetera, ma poi come dicevo sono rimasta un po' scioccata dal mio livello rispetto a quello degli altri studenti. Mentre oggi invece sono stata molto rassicurata dagli altri studenti, nel senso che ho avuto modo di chiacchierarci un pochino di più, sono stati tutti super carini, super accoglienti, dicendo che per essere l'inizio è già un buon livello, che anche loro facevano dei piccoli obbrobri quando hanno cominciato, quindi è tutto normale, non mi devo preoccupare. Perciò devo dire che questo mi ha tranquillizzato molto, è bello vedere che non c'è un ambiente
diciamo competitivo ma accogliente. Sono tutti molto carini, anzi durante le pause ognuno va un po' in giro a vedere quello che gli altri hanno fatto, di solito scappano molti complimenti, veramente un bell'ambiente. In più oggi abbiamo lavorato con un insegnante diverso che è Alex Folla, che è anche diciamo uno degli artisti presenti in accademia, e ho avuto modo di chiacchierare un pochino con lui sia sul suo punto di vista sull'arte che sulle sue esperienze, quindi è stato molto molto interessante, è stato molto utile avere anche i suoi feedback e anche con questi spero di migliorare ancora più in fretta. Oggi l'accademia era chiusa per un evento privato, perciò io ho deciso di spendere la mattinata a fare questi sketch veloci, presi dal video di Vale su Tela. Invece la sera sono andata a mangiarmi una pizza nella mia pizzeria preferita con un'amica. Oggi raffreddata, ma è il primo giorno di pittura. Giorno 4 andato, sono contentissima perché oggi ho provato per la prima volta i colori ad olio, che non avevo mai provato, mai toccato. Devo dire, texture bellissima, mi ha fatto innamorare veramente, sono bellissimi da utilizzare, soprattutto per una persona che come me non li aveva mai provati, anzi aveva provato solo l'acrilico. Sono veramente smooth, direbbero gli inglesi, mi sono piaciuti veramente molto. Sono anche difficili da utilizzare, nel senso che devo ancora capire bene le dosi con l'olio, perché oggi o aggiungevo troppo olio, non ne aggiungevo abbastanza, quindi facevo fatica a capire. E a proposito dell'olio, continuo a sentirmi l'olio nelle narici, ho un po' di raffreddore, quindi secondo me ho toccato dell'olio con un fazzoletto che si è impregnato appunto di olio e evidentemente soffiandomi il naso mi è entrato nelle narici, quindi sto sentendo odore di olio da questa mattina alle 9:30. Penso che potrei impazzire presto. No, però a parte gli scherzi, mi sono piaciuti veramente tantissimo, non vedo l'ora di avere altre sessioni di pittura d'olio e la prossima sarà solo mercoledì prossimo, quindi tra quasi una settimana. E nel frattempo, non lo so, penso che magari li proverò di nuovo anche a casa da sola, vediamo. Oggi mi hanno fatto fare delle scale di valori, sia con la terra d'ombra bruciata, sia con un blu più terra ombra bruciata, sia con un giallo di Napoli. Quello era un esercizio preparatorio giusto per imparare un po' a conoscere questi colori, e dopodiché mi sono messa a fare il solito esercizio della sfera, che però devo dire molto utile e che mi ha trovato anche in difficoltà in certi momenti, perché appunto il primo ho aggiunto troppo olio e poi nel secondo è andato un po' meglio, ma ancora devo capire bene come dosare il tutto. Non vedo l'ora di imparare meglio questa tecnica. Questo è tutto, a domani! Giorno 5 di questa bellissima settimana. La mia faccia parte, che sembra un po' il bacchino malato, il mio raffreddore è peggiorato tantissimo, però anche oggi è stata una giornata bellissima. Siamo andati a Palazzo Reale a vedere la mostra su Felice Casorati. Nonostante non conoscessi particolarmente quel pittore, mi è piaciuto tantissimo, grazie anche alla spiegazione che ha fatto Maurizio, il nostro insegnante. Lui stesso credo sia davvero appassionato, perché ha trasmesso veramente tanto di questa sua passione nel racconto che ha fatto, ed è stato veramente molto interessante anche vivere Felice Casorati tramite i suoi occhi. Veramente celebra, trasfigura, quindi ha una sua visione di quella cosa che sta vivendo. Sono stata al museo dalle 11 alle 14 praticamente, abbiamo esaminato un po' di sue opere, l'evoluzione delle sue opere negli anni. Tra l'altro c'è un bel documentario su Rai Play, su Felice Casorati, che vi consiglio, dove ho ritrovato anche un po' delle spiegazioni che ci ha fatto Maurizio e tante delle opere che abbiamo visto. Però è molto molto bello andare anche ai musei, oltre che fare
solo pura pratica tutti i giorni, perché chiaramente si riesce a dare un contesto a quello che facciamo, si riesce a vederlo messo in pratica da altri artisti, si riescono a vedere diverse tecniche. Ho scoperto che anche prossimo venerdì abbiamo un'uscita e ne sono molto felice, perché effettivamente il fare pratica trasmette molta curiosità anche di andare a vedere, tant'è che abbiamo anche l'abbonamento, una tessera per accedere a tanti musei in Lombardia, e quello che veramente ho l'impulso di fare è spendere il weekend andando in giro per musei. Non so come sarò messa a livello di salute questo weekend, però se sto meglio sicuramente andrò. Ad esempio mi piacerebbe tornare tanto alla Pinacoteca di Brera, dove sono stata l'anno scorso, ma che mi piacerebbe vedere anche con occhi diversi, forse un filo più consapevoli, non tanto dopo questa settimana di accademia chiaramente, ma dopo quest'anno diciamo che ho passato ad interessarmi un pochino di più all'arte, a studiare qualche libro, a leggere, a guardare mostre, a guardare documentari e così via, quindi quello è sicuramente un altro museo dove mi piacerebbe tornare, e mi piacerebbe andare alla Pinacoteca Ambrosiana, dove non sono invece proprio mai stata, e dove c'è il cartone preparatorio di La Scuola di Atene di Raffaello, dove c'è la canestra di frutta di Caravaggio e tante opere interessanti. Oltre a questi anche qualcosa di Leonardo da Vinci, i suoi studi più che altro. Ciao a tutti! Eccoci, ho veramente amato la mia prima settimana in accademia, tornavo a casa ed ero più ispirata di prima, non volevo smettere di creare, di disegnare, di dipingere, l'avrei fatto anche per tutta la sera e tutta la notte, e avevo il cervello veramente sempre attivo a pensare, sono davvero molto ispirata, quindi sono molto contenta di questo percorso. Fatemi sapere se anche voi state facendo o state pensando di fare un percorso di questo tipo, fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, ci vediamo nei prossimi video.